Buongiorno a tutti, oggi finalmente dopo 2 anni di attesa riusciamo a fare la traversata integrale sud-nord in Val Grande. Siamo in 5, ben equipaggiati, stiamo partendo da Ponte Casletto, la prima tappa sarà il Ponte di Velina, poi ci sarà Orfalecchio e stanotte dormiremo all'Arca, se tutto va bene. Vi porto con noi in questa avventura. Il sentiero sarà molto impegnativo, abbastanza impervio, ma staremo attenti, insomma. Poi ci siamo portati dietro anche 25 metri di corda nel caso dovessero succedere imprevisti, non si sa mai. E niente, ci godiamo un po' questa camminata, questa traversata leggendaria della Val Grande. Allora siamo arrivati al ponte di Velina e il sentiero è stato tutto sommato fattibile, pensavamo molto peggio, e adesso vi faccio vedere il ponte di Velina che unisce il lato del fiume del Rio Val Grande, il lato sinistro con il lato destro, e deve essere uno spettacolo. Andiamo a vedere. Questo ponte è veramente bellissimo, e da qua poi si sale, ci sono i bollini rossi e bianchi classici, e riprende il sentiero per andare a Cicogna. E quindi niente, adesso facciamo una breve pausa e poi ripartiamo. Tra 2 ore più o meno arriveremo ad Orfalecchio e poi altre 2 ore circa per l'Arca. Allora, diciamo che dopo il ponte di Velina il sentiero si fa più difficile rispetto al primo pezzo, e ci sono tutti i passaggi un po' così, un pochino esposti, ma non sono complicati, si passa via abbastanza tranquilli e la traccia ci sta, non si perde
così facilmente in questo tratto di strada e proseguiamo. Diciamo che diamo retta alle varie recensioni e non passiamo da questo ponte, ma andiamo giù da lì e poi risaliamo. Passaggio del canapone, ragazzi, una figata. E sotto si è ricompensato con un bel tuffo nell'acqua tra poco. Cosa dici di questo percorso, Grippo? È figo, tecnico, bello, impegnativo, ti ripiglia, ci sta. Siamo praticamente arrivati al parecchio. Questa è la piscina che c'è appena prima del bivacco. Mancheranno una decina di minuti, ma adesso ci facciamo il bagno. Guardate che posto. Ah! Questo è il bivacco. Cioè, guardate com'è costruita tutto questo pianoro. Sono sassi appoggiati uno all'altro. Qua, ragazzi, l'uomo ha fatto un'impresa veramente pazzesca. Agli inizi del Novecento, intorno al 1920, da qua uscivano più di 1500 quintali di legna al giorno dalla teleferica. C'era l'impresa boschiva Ibai, trasportava il legname dall'Arca fino a qua tramite una ferrovia e poi da qua usciva a Mergozzo tramite la teleferica e poi veniva venduta a Milano e in altre province d'Italia. E ho letto che il periodo d'oro, tra virgolette, fu proprio quello della guerra, a cavallo tra le due guerre. Questo posto addirittura dava lavoro ad una trentina di famiglie. C'era anche la scuola, la mensa, le case dei vari lavoratori. Incredibile, proprio un altro mondo rispetto a oggi, non c'entra niente. Sono rimasti solo i sassi che ci raccontano la storia di questo luogo, ma è pazzesco. E qua partiva la teleferica. Primo pilone, immagino fosse lì, su questo costone qua. Non sono sicuro al 100%, ma credo sia così. Diciamo che la salita per arrivare a Falecchio dalla Lanca è bella tosta. Sono 10 minuti, un quarto d'ora, ma tirano. Sudato 7 camicie. Adesso si riparte. Arca, 2 ore in teoria. E arriviamo, troviamo posto nella grotta per la notte. Allora, non sto filmando molto perché sono abbastanza cotto. Comunque il sentiero è abbastanza complicato. Questo è uno dei tratti più suggestivi. Il panorama è man mano sempre più incredibile.
giusto per fare il punto della situazione, siamo più o meno un'ora di strada da Orfalecchio. Abbiamo appena fatto un guado sul torrente con una catena di sicurezza per calarsi 2-3 metri e adesso iniziamo la ripida salita per arrivare al colletto di Valpiana. Praticamente arrivati. E ci abbiamo messo da Orfalecchio 2 ore e mezza, 3. Il sentiero è difficile, il sentiero che abbiamo fatto prima dal ponte a Orfalecchio in confronto, non dico che una passeggiata, ma almeno lì c'erano le catene. Devo dire che il parco, chiunque le ha messe, ha fatto un ottimo lavoro, per questo va il nostro grazie, perché le catene sono veramente utilissime in alcuni passaggi, mentre da Orfalecchio in poi ci sono ancora delle catene ma molte meno. C'è la salita del colletto di Valpiana che è veramente verticale. Arrivate in cima al colletto di Valpiana, tenete la sinistra e ritroverete poi gli omini per terra, perché se andate verso destra o dritti c'è il rischio che perdete la traccia, e la discesa è veramente difficile perché non ci sono catene, ci sono pochi appigli, è tutto bosco così con foglie secche, quindi è molto scivoloso e quindi c'è da fare la massima attenzione. Comunque ci siamo, 5 minuti siamo all'Arca. Lì c'è la gola, qua dietro c'è la grotta. Allora, concludiamo la giornata. Concludiamola. Dicendo che è stata una figata. È stata veramente una figata, ne valsa la pena. Qualche incidente di percorso, ad esempio ho rotto il mio cellulare. E niente, cosa dire, avevo portato il drone, l'ho usato in un paio di posti e adesso d'ora in poi non lo usiamo più perché senza schermo non si può far volare. Quindi le immagini dall'alto dell'Arca, forse, e quasi sicuramente della Piana, alla prossima avventura. Forse ci torneremo, dobbiamo fare. Dobbiamo tornarci per forza, quindi, per far volare il drone. Là se la ghignano. Se la mangiano, se la ghignano e se la grigliano. E Grippo se la suona. E Grippo se la suona. Vabbè, ci siamo accampati abbastanza bene in questa grotta, molto accogliente. E domani un bel percorso. Domani sarà una bella giornata, come al solito. It's gonna be the most beautiful day of my life. Buonanotte dall'Arca Val Grande.